Lo schermo di 5 pollici del mio telefono non avrebbe mai dovuto essere in grado di distruggere il mio mondo intero, eppure lo ha fatto. Lì c'era lui, uno sconosciuto nella mia casa, che camminava accanto alla culla della mia bambina addormentata alle 2:47 del pomeriggio di un venerdì. L'app del Baby Monitor aveva catturato tutto in alta definizione, ogni dettaglio che non avrei mai voluto vedere ma da cui non riuscivo a distogliere lo sguardo. Le mie mani tremavano così tanto che quasi mi cadeva il telefono, ma mi sforzai di continuare a guardare. Avevo bisogno di sapere la verità. Lasciate che torni un po' indietro. La mia vita era piuttosto normale fino a 3 mesi fa. Sono un manager distrettuale per una catena di grandi magazzini di lusso e supervisiono diverse sedi in 3 stati. Il lavoro paga abbastanza bene da permetterci di vivere in una bella casa con 4 camere da letto in un quartiere con buone scuole. Dopo 8 anni di matrimonio e innumerevoli tentativi di avere una famiglia, finalmente avevamo avuto nostra figlia, Zoe, che ora ha 6 mesi. Sulla carta tutto sembrava perfetto. La prima crepa nelle fondamenta è apparsa a marzo. La primavera stava iniziando a farsi vedere dopo un inverno rigido e riuscii a concludere in anticipo le mie riunioni trimestrali. Arrivai a casa alle 3:30 del pomeriggio, 2 ore prima del solito. La casa era vuota, il che non era insolito, ma quando chiamai l'asilo per controllare, scoprii che Zoe non era lì. La direttrice mi disse che era stata prelevata all'1:15. Quando telefonai a mia moglie, rispose al quarto squillo, leggermente senza fiato. «Oh, siamo al parco», disse. Zoe era agitata all'asilo, così l'ho presa prima. Avevamo bisogno di un po' d'aria fresca. Il parco è letteralmente a 5 minuti da casa nostra. Chiesi quale parco, visto che ne abbiamo 3 nelle vicinanze. Esitò per 2 secondi di troppo prima di nominarne uno. Andai subito a controllare. Non c'era traccia di loro. Quando finalmente tornarono a casa alle 5 del pomeriggio, Zoe indossava vestiti diversi da quelli che aveva all'asilo. La spiegazione? Un'esplosione del pannolino. Quando controllai la borsa quella sera, il vestito vecchio era scomparso. Quel giorno qualcosa scattò nel mio cervello, una sorta di iperconsapevolezza delle cose che avevo inconsciamente notato ma sempre ignorato. Il fatto che mia moglie andasse in palestra a orari strani, sostenendo che la lezione delle 2 del pomeriggio fosse meno affollata. Che si fosse iscritta a un gruppo per mamme e bambini che si incontrava sporadicamente, senza mai avere foto o racconti di giochi con altre famiglie. L'improvvisa comparsa di nuovi vestiti senza buste dello shopping o ricevute. Il telefono che non lasciava mai il suo fianco ed era sempre rivolto verso il basso. Una notte di aprile mi svegliai alle 3 per andare in bagno e trovai il suo lato del letto vuoto. Scendendo in cucina, la vidi illuminata dallo schermo del telefono mentre scriveva un messaggio. Quando si accorse di me, bloccò lo schermo in fretta. «Stavo controllando Zoe attraverso il monitor», disse. Ma il monitor di Zoe era al piano di sopra e lo sapevamo entrambi. Poi arrivò maggio e con esso le mie solite visite trimestrali ai negozi. Avrei dovuto trascorrere 3 giorni a Portland per controllare una nuova sede e formare il personale di gestione. Almeno, questo è quello che le dissi. La verità? Non avevo mai lasciato la città. Avevo pianificato tutto per settimane, creando meticolosamente un falso itinerario, facendo prenotare voli e hotel alla mia assistente per poi cancellarli in silenzio. Avevo anche scattato foto a Portland durante la mia ultima visita vera, senza mai immaginare che un giorno le avrei usate per questo scopo. Soggiornai a casa di mio fratello dall'altra parte della città. Lui era l'unico a sapere cosa stessi facendo e mi considerava pazzo. «Affrontala e basta», mi disse. «O assumi un investigatore privato». Ma dovevo scoprirlo con i miei occhi e non potevo permettermi un investigatore. L'app del Baby Monitor era sul mio telefono sin dalla nascita di Zoe. L'avevamo scaricata entrambi per poterla controllare durante i sonnellini o di notte. La telecamera copriva un'ampia visuale della stanza e parte del corridoio. Non avrei mai immaginato di doverla usare così. Il primo giorno del mio viaggio fu tranquillo. Andò al lavoro,
prese Zoe dall'asilo all'orario normale, seguendo la solita routine. La osservai attraverso il monitor mentre metteva Zoe a letto, cantava la loro canzone della buonanotte, spegneva le luci. Tutto era normale. Il secondo giorno fu lo stesso, tranne che per un periodo di 45 minuti in cui il monitor si spense. Quando le scrissi per chiedere se fosse tutto a posto, disse che c'era stato un calo di corrente. Ma il terzo giorno? È lì che tutto crollò. Il monitor si attivò con il rilevamento del movimento alle 2:47 del pomeriggio. Un uomo passava accanto alla culla di Zoe, per fortuna vuota perché era all'asilo. Era il personal trainer della sua palestra, lo stesso che aveva iniziato a lavorarci 2 mesi prima. L'avevo incontrato una volta, quando ero andato a prenderla dopo una sessione. Era stato fin troppo amichevole, chiedendomi del mio lavoro e del mio programma di viaggi. Ora sapevo perché. Guardai attraverso il baby monitor per 4 ore estenuanti. Si muovevano dentro e fuori dall'inquadratura. Ogni immagine era una pugnalata al cuore. Erano a loro agio in casa mia, familiari con ogni angolo. Non era la prima volta. A un certo punto, lui passò davanti alla telecamera indossando il mio accappatoio, quello che mia moglie mi aveva regalato per Natale. Documentai tutto. Screenshot, video, ogni dettaglio mentre la mia mente urlava. Mio fratello continuava a controllarmi, mi portava acqua, mi chiedeva se volessi che mi accompagnasse lì. Ma aspettai. Avevo bisogno di vedere tutto, di avere il quadro completo. Ordinavano cibo da sport dalla nostra steakhouse preferita, Longhorn. Usavano i nostri piatti migliori, quelli che i suoi genitori ci avevano regalato per il matrimonio. Si sedevano al nostro tavolo della cucina, visibili attraverso la porta della cameretta di Zoe quando la lasciavano aperta. Ogni dettaglio era un tradimento in più, ogni momento vissuto nella mia casa un'altra violazione. Si baciarono persino nella stanza della nostra bambina, con le sue mani su di lei. Alle 5:43 lei ricevette un messaggio, probabilmente dall'asilo, chiedendo perché fosse in ritardo a prendere Zoe. Si affrettarono a ripulire tutto, cercando di cancellare ogni traccia. Alle 5:52 lui uscì dalla porta. Lei se ne andò alle 6:05. Aspettai 15 minuti, poi tornai a casa. L'odore di detergente agli agrumi e di una colonia sconosciuta era ancora nell'aria. Le lenzuola erano nella lavatrice. Le confezioni del cibo da sport della steakhouse erano nascoste in fondo al bidone della spazzatura esterno. Era stata attenta, ma non abbastanza. Scattai foto di tutto, poi preparai una borsa con l'essenziale. Andai a prendere Zoe all'asilo, inventai una scusa dicendo che la mamma non si sentiva bene e la portai a casa di mio fratello. Poi mi sedetti nel buio del nostro salotto ad aspettare. Lei entrò alle 7:30 di sera, con la borsa dei pannolini di Zoe su una spalla. Quando accesi la luce e mi vide seduto lì, rimase così sorpresa che urlò. Perché ero tornato prima? Dov'era Zoe? Cosa stava succedendo? Non dissi nulla all'inizio, tirai fuori il telefono e riprodussi uno dei video. Il suo volto passò dalla confusione allo shock, dalla paura alla rassegnazione. Si sedette pesantemente sul nostro costoso divano in pelle, quello su cui avevamo discusso per mesi prima di comprarlo. Le chiesi da quanto andava avanti. Lei rispose: «Davvero importa?» «Sì, importa e come», dissi. 3 mesi, ammise, ma il mio istinto mi diceva che era probabilmente più lungo. La conversazione che seguì fu sorprendentemente calma, quasi clinica. Avevo già contattato un avvocato quella mattina e i documenti per il divorzio erano in preparazione. Non pianse finché non menzionai Zoe e allora fu come se una diga si rompesse. Mi supplicò di provare la terapia di coppia, di pensare alla nostra bambina. Ma tutto ciò a cui riuscivo a pensare era come avesse portato quell'uomo nella cameretta di Zoe. I giorni successivi passarono in un lampo. Mi trasferii nella stanza degli ospiti di mio fratello mentre il mio avvocato lavorava sulle pratiche per il divorzio. Lei rimase nella casa, ma accettò che Zoe stesse con me fino a quando non avessimo trovato un accordo per la custodia. Quando i suoi genitori lo scoprirono, furono devastati. Avevano vissuto il loro stesso divorzio a causa di un tradimento. Suo padre aveva tradito sua madre. Continuai a lavorare in mezzo a tutto questo.
La mia azienda fu sorprendentemente comprensiva quando spiegai la situazione. Mi offrirono un ruolo temporaneo nel nostro negozio di punta locale, così non avrei dovuto viaggiare durante il divorzio. La mia assistente annullò in silenzio tutti i miei viaggi aziendali programmati e riorganizzò il mio calendario. Le prove del baby monitor resero il processo di divorzio piuttosto semplice. Il suo avvocato le consigliò di non combattere una battaglia che avrebbe solo prolungato l'inevitabile. Accettammo di vendere la casa e dividere il ricavato. Il contratto per la custodia richiese più tempo per essere definito, ma alla fine trovammo un accordo che metteva al primo posto il benessere di Zoe. 2 mesi dopo, la casa venne messa in vendita. Il mio agente immobiliare era certo che si sarebbe venduta in fretta. Il mercato era molto attivo e, nonostante tutto, avevamo mantenuto la casa in ottime condizioni. Vivevo ancora da mio fratello, ma avevo iniziato a cercare un posto mio. Volevo qualcosa vicino all'asilo di Zoe, abbastanza grande perché avesse una stanza tutta sua. Il personal trainer era sparito dalla sua vita non appena vennero depositati i documenti per il divorzio. Alcuni amici comuni mi dissero che si era trasferito in un'altra palestra dall'altra parte della città. Scoprii più tardi che aveva una lunga storia di relazioni con clienti sposate. Era stato licenziato da almeno 2 palestre per lo stesso motivo. La sorpresa più grande arrivò quando la migliore amica di mia moglie mi contattò. Mi confessò di essersi portata dentro il senso di colpa per aver saputo di altre relazioni passate. Decise finalmente di dirmi tutto. C'erano stati almeno altri 2 uomini prima del personal trainer. Un vicino di casa che si era trasferito l'anno scorso e un collega del suo ufficio. Ogni volta la sua amica l'aveva affrontata, chiedendole di smettere e confessare tutto. Ogni volta mia moglie aveva promesso che era finita e che sarebbe cambiata. Mi feci fare degli esami per le malattie sessualmente trasmissibili. Fortunatamente risultarono tutti negativi. La mia terapeuta mi disse che la mia rabbia era normale, che stavo elaborando tutto in modo sano. Alcuni giorni le credevo. Altri giorni mi sembrava impossibile superare tutto questo. Iniziai a scrivere un diario, cercando di dare un senso agli ultimi 8 anni della mia vita. C'erano segnali che avevo ignorato fin dall'inizio. Quali erano stati gli errori che avevo commesso? La mia terapeuta diceva che questa riflessione era normale, ma mi avvertì di non lasciare che mi consumasse. Zoe stava sorprendentemente bene. A 6 mesi non poteva capire cosa stava succedendo. Sorrise a entrambi come sempre, giocava normalmente e cresceva senza problemi. Il pediatra disse che la cosa più importante era mantenere una routine stabile. Così facemmo. Ogni scambio tra noi 2 fu civile e focalizzato sul benessere di Zoe. Utilizzammo un'app per il co-parenting per organizzare gli orari e tenerci aggiornati su di lei. Era tutto molto moderno e civile, il che lo rendeva ancora più surreale. 3 mesi dopo, la casa si vendette al di sopra del prezzo richiesto. Chiudemmo l'affare la settimana successiva e dividemmo i soldi come stabilito nel divorzio. Trovai un appartamento in un complesso tranquillo vicino all'asilo di Zoe. 2 camere da letto, un piccolo balcone e un edificio sicuro. Era strano quanto velocemente iniziai a sentirlo come casa mia. Forse perché era il primo posto che era veramente mio, senza ricordi legati al passato. Il lavoro continuò ad essere una distrazione utile. Stavo eccellendo nel mio ruolo temporaneo nel negozio di punta, tanto che iniziarono a considerare di renderlo permanente con un aumento di stipendio. La mia priorità era avere più tempo con Zoe. La terapia mi aiutò a capire alcune verità difficili, su me stesso, sul matrimonio e sulla fiducia. La vita continua e io sto imparando a ricostruire la mia. Il passato fa ancora male, ma non mi definisce più. Ora ho mia figlia, la mia carriera e la mia dignità. Tutto il resto sono solo dettagli. La vita a volte ci mette davanti a verità che non vorremmo mai scoprire. Ma cosa avreste fatto al mio posto? Avreste affrontato la situazione subito o avreste cercato altre prove? Fatemi sapere nei commenti. E se questa storia vi ha colpito, lasciate un like e iscrivetevi al canale per altre storie incredibili.